Come avete visto dal video di introduzione, oggi andremo a lavorare insieme queste scarpine da notte. Allora, ovviamente sono realizzate in lana e sono realizzate con i due ferri. Sono babucce, diciamo, che aveva realizzato e che realizzavano sia mia nonna sia l'amica. Puntualmente ogni inverno, ogni Natale arrivavano queste scarpine. Quindi io per fortuna ho il cassetto pieno di queste babucce, ma per sfortuna non ho trovato nessun tipo di appunto fatto sia da mia nonna che dall'amica. Per il semplice fatto che facevano tutto a mente e soprattutto ad occhio. Nel senso che non so, non chiedetemi come, ma riuscivano a lavorare tenendo ovviamente tutte le cose a mente, non scrivevano nulla. Quindi io me ne avete chiesto tantissime di realizzare queste scarpine, ma io non avendo niente, non sapevo proprio come iniziare a realizzarle. Poi diciamo che questa settimana mi sono seduta nel tavolo e guardavo le scarpine, cercando in qualche modo di riuscire a replicarle. Per fortuna ci sono riuscita. Sicuramente il risultato non sarà, diciamo, identico, ma sicuramente è simile. Vi faccio vedere le varie scarpine che ho nel cassetto, alcune ovviamente sono state utilizzate, queste ad esempio non sono mai state utilizzate e quindi sono nuovissime e vi darò anche le indicazioni passo passo per come realizzarle. Allora, partiamo dal presupposto che queste calzine le possiamo lavorare come ovviamente vogliamo, quindi in questo caso abbiamo una maglia rasata e una maglia a legaccio. Anche per il sopra mia nonna ha utilizzato la maglia a legaccio, ma potete realizzarle con ad esempio il legaccio intorno e poi qui sopra, diciamo che è la parte del piede sopra, la possiamo utilizzare ad esempio realizzandola a maglia rasata oppure appunto un rullino, eccetera. Mia nonna, così come l'amica, realizzavano queste scarpine da notte con resti di lana, soprattutto. Quindi, ad esempio, qui è stata realizzata in rosa con, come vedete, sempre a maglia legaccio, però abbiamo ad esempio due colori. Quindi ha utilizzato il rosa e il bianco, quindi ad esempio potrebbe essere un'idea. Un'altra idea potrebbe essere ad esempio questa, che invece è stata realizzata ad esempio con il punto rullino, o meglio ha utilizzato il diritto e il rovescio alternato. Qui ad esempio l'elastico non è stato fatto, ma è stata diciamo realizzata tutta a maglia rasata. Qui ad esempio è stato utilizzato un elastico 2-2 come qua. Questa ad esempio è un'altra idea, quindi ad esempio ha utilizzato il blu e poi il bianco. Naturalmente ne ho tantissime, quindi vi ho fatto vedere diciamo quelle più... allora, io le ho realizzate con il numero 38, per il numero 38 perché il mio piede è 38, però vi assicuro che ovviamente essendo in lana e quindi la lana diciamo cede, diciamo che può arrivare anche a un 40. In ogni caso io vi do le indicazioni passo passo con tutti i centimetri, ma potete tranquillamente aggiungere 1 centimetro o 2 centimetri in più a quello che vi do e in quel caso ad esempio le potete utilizzare e realizzare anche per uomo e quindi magari arrivare ad un 40, 42 eccetera eccetera. Ehm,
Allora, parto subito con tutto l'occorrente che ci serve e poi andiamo a vedere come realizzarle. Un'altra cosa che vi dico è anche questa. Io, ad esempio, questa è stata realizzata con dei laccetti. Se, ad esempio, a voi i laccetti non piacciono, possiamo realizzarla semplicemente senza laccetti e quindi senza fare i foretti. Possiamo, ad esempio, aggiungere dei pompon alla fine, dipende sempre ovviamente dai vostri gusti. Per realizzare queste babucce avremo bisogno di un paio di ferri, nel mio caso ferri numero 4, potete utilizzare i 3 e mezzo, non importa, l'importante è che vi basiate sul filato che andate a scegliere, in questo caso io ho scelto questo filato che si realizza appunto con i ferri del numero 4. Poi avremo bisogno di un contagiri, di un paio di forbici, di marcatori, ovviamente del metro, e cosa non meno importante è sicuramente il calcolatore di maglie. Questo ci serve ovviamente perché è imprescindibile in questo caso ovviamente per fare il nostro campione. Per la realizzazione di queste babucce avremo bisogno di fare due campioni, uno di maglia legaccio e uno di maglia rasata. Imprescindibile perché ci serve ovviamente per non creare delle scarpe completamente giganti o più piccole. Ve lo dico perché io ci ho passato una settimana per realizzarle perché non capivo come proprio dovevo andare a farle. Allora, per quanto riguarda, ad esempio, nel mio caso, il campione di maglia legaccio mi ha misurato, in questo caso, 10 per 10, quindi ovviamente ecco perché vi dicevo del calcolatore di maglie, ha misurato in 10 centimetri 18 maglie per 36 ferri. Per quanto riguarda invece il campione a maglia rasata, questo ha misurato in 10 centimetri 18 maglie e in altezza 27 ferri. Adesso, allora, le scarpine hanno pesato in tutto 62 grammi. Quindi nel mio caso io ho utilizzato due matassine. Io in questo caso ho utilizzato queste matassine di colore verde chiaro, verde acqua. La matassina misura 50 grammi, mi consiglia i ferri del 4 ed è di metri 133. Quindi ho utilizzato praticamente una matassina più poca roba per realizzare due calzine. Partiamo adesso dalla realizzazione vera e propria. Allora, per prima cosa noi partiremo praticamente dalla suola. Allora, la suola è questa. Se noi l'apriamo risulta essere in questo modo ed è fatta a maglia rasata. Allora, quindi che cosa ho fatto io personalmente? Per capire, dobbiamo andare a prendere la misura di qua, che in questo caso è 16 centimetri, e poi ho preso la misura in altezza, che è di circa 3 centimetri. Allora, cosa succede? Intanto io, ripeto, ho una misura del 38, quindi che cosa vado a fare? Vado a calcolare esattamente la lunghezza del piede, quindi allora, così lo vediamo meglio. La lunghezza del piede, in questo caso, è di 20 cm, nel mio caso è di 25. Quindi io cosa faccio? Vado a segnarmi sul foglio che 25 cm è la lunghezza del piede, ok? Ora però, siccome
sappiamo che la maglia tende un po' ad allargare, eccetera. Per non farla gigantesca, io andrò a posizionare 24 centimetri. Quindi, come al solito, con il mio campione, in questo caso di maglia rasata, perché ovviamente abbiamo fatto la maglia rasata sotto, vado, questo ve lo dico perché allora, io capisco che può risultare noioso, eccetera, però poi mi chiedete quante maglie devo montare? Io non lo so quante maglie dovete montare, quindi io vi spiego che cosa dovete andare a fare e poi lo fate da sole. Quindi, come vi dicevo, io ho utilizzato 24 centimetri e non 25. Quindi, siccome so che il mio campione di 10x10 equivale a 18 maglie per, come avevamo detto prima, 27 ferri, io vado praticamente a controllare 24 centimetri, quindi vado a cercarmi 18, 24 risulta essere 36 più 7. Quindi 36 più 7. Però cosa succede? Vi ho detto che dobbiamo fare il doppio, perché la suola è questa, quindi non dobbiamo farlo solo per questa parte, ma dobbiamo farlo anche per questa. Quindi che cosa andiamo a fare? 24 più 24, nel mio caso fa 48 centimetri, quindi 24 più 24 uguale 48 centimetri. Per cui io vado a vedere 48 centimetri a quanto corrisponde. E 48 centimetri corrisponde a 72 più 8, quindi 72 più 14. Quindi io andrò a fare 72 più 14 che mi dà 86. Quindi io dovrò andare a montare 86 maglie. Ora, cosa succede? Io ho calcolato l'altezza, ok? L'altezza era di 3 centimetri, come abbiamo detto prima. Quindi, scusate che prendo... Allora, l'altezza è di 3 centimetri. Quindi io cosa faccio? Vado a fare in questo modo. 3 centimetri è l'altezza e in questo caso, dunque avevamo detto 27 ferri, per cui io vado a vedere il 27 e 3 centimetri corrisponde a 8. Ok? Quindi 8 ferri. Per cui so già che mi devo muovere in 8 ferri. Devo andare a fare degli aumenti. Ok, quindi parto con un certo numero di maglie e poi vado a fare degli aumenti. Per semplificarmi il tutto, cosa vado a fare? Vado semplicemente a fare in questo modo. Allora, la suola della scarpa sarà divisa in questo modo. Farò degli aumenti al centro, degli aumenti all'inizio e degli aumenti alla fine. Quindi mi risulterà essere in questo modo. Per cui semplicemente realizziamo in questo modo. Gli aumenti vanno fatti ovviamente agli inizi, quindi e soprattutto nei ferri dispari, quindi 1, 3, 5 e 7 ferri, ok? Perché poi all'ottavo io mi devo fermare, per cui io vado a fare un aumento qui e un aumento qui, un aumento qui e uno qui, uno qui, uno qui, uno qui e uno qui. E sono 4, 4, 4, 4. E gli ultimi, sempre al primo ferro, al terzo ferro, al quinto e al settimo. Quindi in totale io andrò a farmi 16 aumenti, ok? Quindi molto semplicemente vado a farmi le 86 maglie che devo montare. Quindi 86 meno 16 mi dà 70. Vado a montare praticamente
69 maglie perché mi serve un numero dispari per poterle montare e quindi vado a farmi poi 69 diviso 2 mi dà 34, quindi io cosa vado a fare esattamente? Vado a montarmi 69 maglie, quindi parto con 69 maglie e 34 diciamo è la metà di 69 e mi servirà semplicemente per poter praticamente andare a capire dove devo fare gli aumenti centrali, solo quello. Quindi molto semplicemente voi vi prendete la misura del piede, vedete quante maglie ci sono nella misura del piede e poi andate a vedere quanti, diciamo in 3 centimetri, quanti ferri avete e ve li suddividete, sapendo che dovete aumentare da questa parte, aumentare al centro, da una parte e dall'altra e aumentare da questa parte, ok? Quindi in totale abbiamo 1, 2, 3 e 4 aumenti. In altezza lo decidete voi in base ai centimetri, a quanti diciamo ferri ci stanno in 3 centimetri. Quindi partiamo con, nel mio caso, montare 69 maglie. Con i ferri numero 4, quindi, vado a montare sul ferro, come abbiamo detto prima, 69 maglie. Ok? Quindi monto 69 maglie, mi sposto di 34 maglie a destra e 34 maglie a sinistra e la maglia centrale la segno con dei marcatori perché mi indicherà praticamente dove devo andare a fare gli aumenti. Quindi siamo praticamente qua, ok? Per gli aumenti. Allora, il primo ferro andiamo a lavorarlo in questo modo. Lavoro il vivagno che è a diritto e poi lavoro una maglia a dritto e vado a... scusate, ho sbagliato. Allora, da questa maglia praticamente vado a crearmi l'aumento. Quindi vado a fare un diritto, non butto giù la maglia, rientro prendendola come se fosse un diritto ritorto e vado a lavorarla e ho fatto praticamente un aumento. Arrivati a questo punto metto un marcatore perché mi indicherà che poi al prossimo giro, quindi al terzo ferro, andrò a fare un altro aumento. Proseguo con 31 diritti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Quindi dal marcatore che ho posizionato qui, posizioniamo un marcatore e da questa maglia andiamo a crearne un'altra. Quindi facciamo un aumento, quindi 1, rientro nella maglia e ne faccio un altro. La maglia centrale che è segnata dal marcatore di prima viene lavorata a dritto e adesso vado a fare un altro aumento. Quindi vado a fare un diritto, rientro nella maglia e creo un aumento. Posiziono il marker, da questa parte continuo a dritto a lavorare di nuovo 31 maglie, come abbiamo fatto per l'inizio, quindi proseguo tutto a dritto,
e le ultime 2 maglie mi fermo. Quindi posiziono il marker, ho 2 maglie finali, vado a fare un aumento, quindi un diritto, rientro nella stessa maglia senza buttarla giù e la lavoro a diritto ritorto e chiudo con il vivagno che è a dritto. Il secondo ferro vado a lavorarmi le maglie tutte a rovescio, quindi la prima maglia di vivagno entro con il ferro di destra come se fosse un rovescio e la passo semplicemente senza lavorare e le altre le lavoro tutte a rovescio. Quindi vado a lavorare tutto il ferro a rovescio fino alla fine del ferro. Terzo ferro, vado di nuovo a fare gli aumenti, quindi come abbiamo detto prima, qui ci sono gli aumenti, quindi l'aumento all'inizio, al centro e poi alla fine. Per cui vado a fare in questo modo. Faccio gli aumenti all'interno, così non vado sempre a contare, all'interno del marcatore. Quindi passo sempre la prima maglia, il filo torna dietro e vado a lavorare un diritto e in questo caso da questa maglia vado a lavorarmi un aumento. Allora, gli aumenti li potete fare come più vi piacciono. Potete ad esempio fare gli aumenti con il gettato e in quel caso potete o riprendere la maglia scusate, sul rovescio a rovescio ritorto oppure lavorarla normalmente a rovescio, in quel caso troverete dei buchini sul davanti. Quindi qui continuo ad andare tutta dritta fino al marker, quindi andiamo a lavorare dritto fino al marcatore, quindi ho lavorato l'ultima maglia, sposto il marcatore, la prima maglia vado a fare un aumento, quindi vado a farmi l'aumento, proseguo dritta, fino ad arrivare all'ultima maglia prima del marcatore e in questo caso vado a fare un aumento. Sposto il marker, proseguo tutto dritto fino ad arrivare al marcatore. Arrivata al marker, sposto il marker e la prima maglia dopo il marcatore vado a fare l'aumento. Un diritto e il vivagno a dritto. Quarto ferro, tutte le maglie a rovescio. Allora, arrivata a questo punto non mi resta che proseguire per il quinto ferro e il settimo ferro. Ci vediamo direttamente all'ottavo nel mio caso. Nel vostro, in ogni caso, dovete salire fino a che non avete 3 centimetri di maglia rasata. E ci vediamo dopo. Allora, una volta salita di 3 centimetri, come avevamo detto, e quindi da 69 maglie che avevo, quindi ero partita, come dicevamo, con 69 maglie, sono arrivata praticamente ad averne 85, non 86 ma 85, perché abbiamo detto che avevamo tolto una maglia. Quindi adesso non ci resta che andare praticamente, abbiamo praticamente lavorato questo, considerate che questa è la metà, quindi è così, ok? Questa parte ovviamente va dietro. Adesso non ci resta che lavorare praticamente questa parte, quindi questa parte qui. Ora ci dobbiamo semplicemente spostare a maglia legaccio per esattamente un'altezza di, qui sembra 2,5 ma in realtà è 3, di 3 centimetri, quindi ci spostiamo di 3 centimetri, per cui andiamo a lavorare in questo modo. Allora, la maglia di vivagno la lavoriamo sempre in questo modo, la passiamo e il filo va davanti,
cioè va dietro il lavoro, e lavoriamo tutte le maglie a dritto. Allora in questo caso il marcatore non mi serve più, quindi lo elimino e mi porto le maglie praticamente a un numero pari, quindi lavoro 2 maglie insieme a dritto e mi porto le maglie praticamente a 84, quindi ho sul ferro 84 maglie, quindi vado tutta a dritto fino alla fine del ferro. Mi trovo al secondo ferro, vado a lavorare le maglie tutte a dritto anche in questo caso. Perché sto andando a fare una maglia legaccio, quindi tutte le maglie a diritto. Fino alla fine del ferro. Proseguiamo a questo punto a maglia legaccio, come vi dicevo prima, per 3 cm, quindi per un'altezza di 3 cm, che nel mio caso corrisponde a 10 ferri. Allora, ho quasi finito praticamente il giro, vi ho messo la scarpina diciamo a metà per capire più o meno che cosa stiamo andando a fare, quindi vi do alcune misure, come abbiamo detto 3 cm di maglia rasata, 3 cm di maglia legaccio. Per quanto riguarda l'altezza siamo esattamente a 24 cm, quindi se facciamo bene i calcoli arriviamo ovviamente a come dovevamo fare. Quindi arrivati a questo punto siamo praticamente qua, esattamente qua, quindi abbiamo fatto questo e questo. Adesso andiamo a realizzare questo. Allora, per realizzare, come dicevamo prima, la parte superiore della scarpina, dobbiamo dividere il lavoro in questo modo. Allora, intanto vi dico subito che la parte alta della scarpa deve misurare 9 centimetri. Ok? Quindi dobbiamo fare 9 centimetri di maglia a legaccio e dobbiamo fare un'altezza di 11 centimetri. Ora, sempre ovviamente con il nostro campione, in questo caso di maglia a legaccio, noi sappiamo come gestirci il lavoro. In questo caso noi sapevamo già che per quanto riguardava la maglia a legaccio avevamo 18 maglie per 36 ferri, quindi 18 maglie, in questo caso mi servono 9 centimetri, per cui io mi sposto così col cursore, 18 maglie mi servono 9 centimetri, perciò dovrò posizionare 16 maglie centrali. Ora, allora, questo non mi serve, 16 maglie centrali. Il mio centro è questo, mi sposto, quindi 16 diviso 2 praticamente fa 8, quindi farò 2, 4, 6, 8 da questa, metto un marcatore e poi mi sposto 2, 4, 6, 8 da questa parte e metto un marcatore. Quindi noi adesso andremo praticamente a lavorare su queste maglie centrali che corrispondono esattamente a 9 centimetri. Cosa succede? Queste laterali verranno praticamente lasciate in sospeso, ma verranno riprese mano a mano per creare la parte centrale. Allora, arrivati a questo punto, io proseguirò a maglia a legaccio perché, come vi ho detto prima, le farò in questo modo. Se a voi vi piace di più, potete farla a maglia rasata, oppure, come ad esempio aveva fatto mia nonna, potete farla ad esempio anche appunto rullino. Ok?
Questo dipende da voi, potete farla a punto riso, qualsiasi punto. Quindi cosa facciamo adesso? Lavoriamo in questo modo. Spostiamo tutte queste maglie nel ferro senza andarle a lavorare. Quindi le spostiamo semplicemente, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34. Quindi 34 maglie le lasciamo spostate. Adesso cosa facciamo? Dobbiamo lavorare a maglia legaccio praticamente questa parte qui. Se preferite la fate a maglia rasata o a qualsiasi punto che decidete. Allora, per poterle lavorare ovviamente io non ho più il filo perché il filo è da questa, mi raccomando non tagliatelo perché ci servirà. Poi cosa facciamo? Prendiamo un altro pezzo di filo e lo aggiungiamo. Quindi il marker non mi serve più, aggiungo il mio filo e vado a lavorarmi queste 16 maglie, che nel mio caso, come vi ho detto prima, corrispondono a 9 cm, e le andiamo a lavorare a diritto. Quindi tutte a dritto. Allora, questo è il centro del mio lavoro. Me lo tengo perché mi servirà dopo. E proseguo fino all'altro marker. Allora, in realtà mi lavoro praticamente 15 maglie, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 15, e la 16ª la lavoro con... Allora, la 16ª praticamente, che è questa, la lavoro con queste maglie, quindi che sono in sospeso. Quindi cosa faccio? Faccio 16 più 17, le unisco insieme e le lavoro 2 maglie insieme a dritto. Cosa succede adesso? Svolto il lavoro, mi ritrovo da questa parte. Se scegliete di fare maglia rasata, per esempio, andate a lavorare tutto a rovescio. Io lavoro a maglia a legaccio, quindi proseguirò in questo modo. Anzi, facciamo così, prima di che è meglio, andiamo a posizionare un marcatore da questa parte che mi servirà per capire a quanto devo salire. Quindi svolto il lavoro, come dicevo prima, aspettate che sono piena di filicini, ok, e mi vado a lavorare le maglie ovviamente a dritto. Quindi cosa faccio? Sposto la maglia, la lavoro a dritto, lavoro tutto a diritto fino ad arrivare alla penultima maglia, che, come abbiamo fatto prima, la lavorerò con l'altra parte di maglia in sospeso. Sembra difficile, ma non lo è. Quindi la penultima maglia, che è questa, va a lavorare praticamente con questa, che sono le maglie tenute in sospeso. Quindi, se le contiamo, andiamo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 15. Quindi la 16ª la lavoriamo insieme a questa, 2 maglie insieme a dritto. Tirate bene il filo, giro il lavoro e rincomincio da capo, cioè lavoro di nuovo tutte le maglie a dritto, quindi tutto a diritto, fino ad arrivare alla penultima.
questa si aggancia a questa e andiamo a lavorare 2 maglie insieme a dritto. Svolto il lavoro e faccio la stessa cosa da questa parte, quindi lavoro di nuovo un diritto, tutte le maglie a dritto fino alla penultima maglia. La penultima maglia la lavoro con una di queste in sospeso, sempre lavorando 2 maglie insieme a dritto. Giro il lavoro e ricomincio da capo. Quindi dobbiamo alternare questo procedimento, quindi andremo a lavorare da questa e da questa e prendiamo una maglia ogni volta. Naturalmente qui ho posizionato un marcatore, come vi dicevo prima, dobbiamo lavorare per un'altezza di 11 centimetri e ci vediamo successivamente. Allora, questo è il risultato che dovremmo ottenere. Quindi, come vi dicevo prima, ad un'altezza di circa 11 centimetri, poi abbiamo 10, 10 e qui erano praticamente 9. Adesso cosa succede? Adesso dobbiamo fare questa parte, quindi abbiamo fatto questa, quindi adesso andremo a fare questa, cioè la maglia rasata di nuovo, con i foretti per, diciamo, l'elastico e poi di nuovo maglia rasata. Allora, noi abbiamo terminato praticamente sulla parte del retro, ok? Quindi da questa parte, nel mio caso, corrispondono 18 maglie, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, le 16 centrali e poi anche da questa dovrebbero essere 18, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18. Perfetto. Adesso che facciamo? Il filo è da questa. Non dobbiamo andare praticamente a lavorare queste maglie, ma le passiamo semplicemente sul ferro senza lavorare. Quindi abbiamo terminato, passiamo tutte le maglie sul filo, cioè sul ferro, scusate. E adesso giro il lavoro e mi ritrovo a lavorare in questo modo. Allora, questo filo qui lo possiamo andare tranquillamente a tagliare e non ci serve più. Questo invece, che avevamo già il filo, possiamo tranquillamente andare a lavorare. Quindi lavoriamo in questo modo. Lavoriamo ovviamente il ferro tutto a diritto, quindi lavoriamo a dritto fino ad arrivare ovviamente ad agganciare tutte le maglie e a riunirle. Quindi lavoro a dritto, eccoci qui. Questa, che è quella dove ho tagliato il filo, praticamente va sul retro, tiro bene e proseguo. Quindi mi passo tutte le maglie, le 16 maglie centrali, quindi passo il marcatore che mi segna il centro del mio lavoro, proseguo tutto dritto, questa maglia la lavoro a dritto e questa lo stesso a diritto. Quindi ho agganciato anche le ultime 18 maglie, quindi termino fino alla fine. Ok,
secondo ferro, andiamo a lavorare tutte le maglie a rovescio, perché sto andando a fare la maglia rasata. Quindi la prima maglia la passo e proseguo tutte le maglie a rovescio fino ad arrivare alla fine del ferro. Allora, non preoccupatevi per il buchino che si formerà qui, poi dopo vi faccio vedere come andare praticamente a sistemare questa sorta di buchino che si forma. Allora, giro il lavoro e adesso non mi resta che, come vedete, sto facendo di nuovo la maglia rasata, salire per esattamente 3 centimetri, quindi saliamo di 3 centimetri a maglia rasata. Quindi questo è praticamente più o meno il nostro risultato, stiamo già andando a completare praticamente la scarpina, quindi vedete, siamo praticamente qua. Quindi ho lavorato per un'altezza, come vi dicevo, di 3 centimetri e adesso non dobbiamo far altro che andare a lavorare per i foretti e quindi mettere la cinta. Allora, ovviamente per chi non la vuole prosegue ancora a maglia rasata, per chi invece la vuole vi faccio vedere come lavorare i foretti. Allora, lavoriamo in questo modo. Passo la prima maglia del vivagno e poi lavoro un diritto e inizio a lavorare in questo modo. Un gettato, 2 maglie insieme a diritto. Di nuovo, un gettato, 2 maglie insieme a diritto. Un gettato, 2 maglie insieme a diritto. Un gettato, 2 maglie insieme a diritto e proseguiamo in questo modo fino ad arrivare praticamente alla fine. Allora ho lavorato un gettato, 2 maglie insieme a dritto e chiudo il ferro con un diritto e un diritto di vivagno. Naturalmente il ferro di ritorno andiamo a lavorarlo tutto a rovescio, quindi lavorerò il vivagno e poi tutte le maglie a rovescio. Mi raccomando al gettato che va lavorato a rovescio. In questo caso con il gettato ci ritroviamo sul ferro lo stesso numero di maglie che avevamo all'inizio, quindi non una maglia in più e non una maglia in meno. Quindi proseguiamo tutto a rovescio fino ad arrivare alla fine. Proseguo adesso di nuovo per altri 3 centimetri a maglia rasata. Arrivata ad un'altezza di altri 3 centimetri praticamente, vado adesso a lavorare l'elastico 2-2. Quindi andiamo a lavorare praticamente il vivagno, lavoriamo un diritto, è come se fossero 2 diritti, e proseguiamo con 2 rovesci, 2 diritti, 2 rovesci, 2 diritti, 2 rovesci, 2 diritti, fino alla fine del ferro. Termino il ferro con 2 diritti, un rovescio e un diritto di vivagno. Ovviamente svolto il lavoro, proseguo di nuovo alternando le maglie come si presentano, quindi andiamo a fare un elastico 2-2 e lo facciamo per un'altezza di 8 centimetri. Quindi arrivati a un'altezza di 8 centimetri ci fermiamo e andiamo a chiudere tutte le maglie. La calzina è terminata.
Una volta arrivati a un'altezza di 8 centimetri, andiamo adesso a chiudere tutte le maglie. Vi consiglio di chiudere le maglie tutte a dritto e non seguendo, diciamo così, le maglie, per il semplice fatto che se le lavoriamo tutte a dritto, l'elastico resta un po' più largo. Quindi lavoriamo, in questo caso c'è un rovescio, ma io lavorerò un diritto, quindi vado a fare un diritto, a cavallo e chiudo, un diritto, a cavallo e chiudo. Lasciatele il più morbide possibili e si prosegue in questo modo fino ad arrivare ovviamente alla fine. Arrivata alla fine, lavoro il diritto, a cavallo e chiudo. Tiro il filo, lasciatene un bel pezzo perché si va poi a cucire. E questa è la nostra scarpina terminata. Adesso se la pieghiamo, la mettiamo in questo modo, questo è il nostro risultato. Allora, naturalmente dobbiamo andare adesso a cucire tutta questa parte e la suoletta di sotto. E poi andiamo a fare, e qui dipende sempre dai vostri gusti, possiamo fare un piccolo cord, oppure nel caso come lo faceva mia nonna e l'amica, prendevano dei fili di lana e sicuramente li intrecciavano come fare una sorta di treccia e poi diciamo, la facevano passare intorno ai foretti. Quindi vi do le misure terminate, anche se ormai diciamo che la scarpa l'abbiamo terminata e le misure ve le ho date passo passo. Allora, da qui a qui sono circa 22 centimetri, poi ha un'altezza di 22 centimetri circa, ovviamente bisogna andare a cucirla, però è giusto per, poi diciamo che le misure principali ve le ho date, da qui a qui siamo a 12 centimetri e poi questa parte in totale è 7 centimetri. Il grossore di queste maglie, diciamo, a legaccio siamo a 3 centimetri e poi va bene l'elastico è 8 centimetri. Come larghezza l'elastico considerate che non è neanche cucita, però diciamo che dovrebbe essere sui 10 centimetri, ma ovviamente essendo elastica tenderà ad allargare. Quindi adesso andiamo a cucire. Allora, ho infilato l'ago nel filo, adesso vado ad agganciarmi qua e poi, allora, vediamo che abbiamo queste V, quindi semplicemente andiamo a raccogliere 1 e 2. Andiamo su questo e su questo e apriamo in questo modo, qui e qui, e poi tiriamo. Quindi continuiamo in questo modo e ci spostiamo. E
poi basterà semplicemente tirare e qui risulterà praticamente cucito. Quindi proseguiamo. Allora, proseguiamo praticamente per tutto il pezzo della scarpa e poi ci troviamo per cucire insieme, diciamo, la parte della suola. Allora, come vedete io ho praticamente cucito tutto l'elastico fino a qui. Adesso praticamente mi ritrovo qua e devo andare a cucire, quindi come vedete abbiamo fatto questo, devo andare adesso a cucire praticamente la parte della suola. E se vi ricordate, un attimino giriamo, quando avevamo aggiunto quel filo da questa parte e io avevo detto vi faccio vedere come togliere il buchino, semplicemente ago, allora scusate ma io con la telecamera ultimamente, ok, allora vedete andiamo a infilare, qui c'è il filo, lo infiliamo qua e lo agganciamo qui, così, poi di nuovo da qui a qui e così, e abbiamo tappato. Ovviamente il filo andrà nascosto, lo allarghiamo bene e andiamo a tagliare. E come vedete il buchino non c'è più, quindi torniamo di nuovo a noi, rigiriamo e andiamo, ovviamente questo filo ci serve, questo va bene, poi lo andiamo a nascondere, anche questo adesso visto che ci siamo lo nascondiamo. Quindi lo nascondiamo in questo modo. Lo tagliamo e adesso torniamo alla nostra suoletta. Allora, quindi rinfiliamo il filo, cioè l'ago, e a questo punto non dobbiamo far altro che muoverci in questo senso. Allora, noi vediamo che ci sono delle V, quindi andiamo a prendere queste e ci muoviamo in base a queste. Naturalmente ci sono anche da questa, quindi ci muoviamo con queste. Allora, in questo caso andiamo a posizionare il filo così e ci muoviamo con le V, quindi 1 e 2, di nuovo la V e l'altra V. Ok, quindi ci spostiamo di V in V e qui abbiamo una cucitura perfetta.
questo è il pezzettino di filo che spunta e che non ci serve. Proseguiamo in questo modo, quindi fino ad arrivare ovviamente alla fine. Allora, come vedete abbiamo praticamente chiuso, mi ritrovo praticamente alla fine, quindi alla punta, vado, sono qui, ho praticamente terminato e rientro in modo tale che, allora, lo porto all'interno e lo vado a fermare e poi nascondiamo il filo. Lo tiriamo bene. E la nostra calzetta è praticamente terminata. Ora questa è la calzetta terminata, ovviamente ne facciamo un'altra identica e come vi dicevo prima possiamo fare in questo modo, cioè nel senso prendiamo un po' di filo, lo magari mettiamo triplo e andiamo a fare 3, 6, 9 di questi fili e facciamo praticamente una sorta di treccia. La infiliamo tutta intorno e ci vediamo direttamente alla fine. Se non vi piace questo metodo potete tranquillamente fare un piccolo I-cord e mettere praticamente un cordino. Allora, ho fatto praticamente 2 fili e 2 fili da praticamente, faccio vedere, da 60 centimetri, poi andremo ovviamente a cambiarli nel caso, e li ho legati tra di loro e vado praticamente a fare una sorta di treccia, cioè proprio vado a fare una treccia, quindi vado ad attorcigliarli in questo modo e proseguo. Allora, una volta terminato, come vi dicevo, il filo, quindi l'accetto, questo è il risultato. Diciamo che non è propriamente identica probabilmente a quella realizzata da mia nonna, però è molto molto simile. Quindi il video per oggi è terminato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!